Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda interna di un climatizzatore Hisense Kelon, insomma gruppo Hisense, che viene montata su più modelli. Adesso andiamo a vedere se troviamo qualche sigla, qualche codice su questa scheda. Qui ce n'è un altro. Comunque questo è etichettato con questo codice. Vabbè, detto questo, la scheda sta qui perché ha un problema, si spegne da sola, che adesso andremo a vedere. Da questi due connettori abbiamo le sonde, sonda del refrigerante e sonda della temperatura. Bene, manca il motorino passo passo, manca il ventilatore, che un brushless va messo qui. Qui abbiamo la morsettiera per collegare l'unità esterna e qui abbiamo i due pin di alimentazione della scheda. Adesso andiamo a alimentare la scheda su questi due pin, diamo alimentazione e si è sentito il click. Accendiamo in modalità freddo, display acceso, e aspettiamo perché si dovrebbe spegnere da sola, come è stato detto da chi mi ha mandato la scheda. Ok, si è spenta. Io vado di nuovo a accendere, vediamo cosa succede. Si spegne da sola. Quindi questo è quello che succede al climatizzatore unità interna di un Hisense di questo modello. Come avete ben visto, diamo alimentazione di accensione e si spegne. Proviamo a fare da qua, da questo tasticino, il tasto di servizio. Si spegne ugualmente. Proviamo a cambiare la funzione, lo mettiamo in modalità solo ventilatore. Perché vado a mettere a modalità solo ventilatore? Perché in pratica potrebbe essere anche un fattore normale, un problema di comunicazione. Non avendo la comunicazione dell'unità esterna, potrebbe anche autospegnersi, non sentendo la necessità di stare acceso perché non vede la comunicazione dell'unità esterna. E per questo la andiamo a mettere nella modalità ventilatore, perché nella modalità ventilatore funziona solo l'unità interna, quindi gira la ventola interna, ma non ha bisogno dell'unità esterna perché deve solo fare da ventilazione. Quindi andiamo ad accendere. Il difetto è lo stesso, tolgo alimentazione, proviamo a togliere alimentazione, ridò alimentazione e vado di nuovo ad accendere. Sembra che sta mantenendo.
Ok, si è spenta. È come se arriva l'impulso al ricevitore e automaticamente questo impulso fa spegnere la scheda. Però il telecomando, questo qua, non è quello del cliente, cioè questo qua è un altro telecomando, quindi l'impulso non può arrivare dal telecomando, perché comunque non può essere che due telecomandi sono guasti. E poi abbiamo anche provato dal tasto di servizio e quindi si spegne comunque. In questo modo, passando tra le due modalità freddo e ventilazione, abbiamo visto che andiamo a escludere più che altro la modalità comunicazione, quindi la scheda non può essere un problema di comunicazione, quindi è inutile che andiamo a mettere la scheda esterna, ma più che altro potrebbe essere qualcosa in corto. Ok, allora io ho fatto un po' di test ovviamente prima di fare il video. E che cosa succede? Nel momento in cui vado a posizionare il ventilatore, questo non è il ventilatore che mi ha mandato il signore della scheda, ma è un ventilatore che ho per fare i test. Vado a mettere un po' di nastro così vediamo quando gira. Ok. Ok, diamo alimentazione. Acceso nella modalità ventilazione. Bene, possiamo aspettare quanto vogliamo, è passato già qualche minuto che sta acceso, non si spegnerà, non darà più questo difetto di autospegnimento perché in pratica il problema sta sul ventilatore del climatizzatore. In questo caso io mettendo un mio ventilatore buono la scheda non si spegne e quindi che cosa succede in pratica? Che nel momento in cui il processore che si trova dietro la scheda in pratica è questo, il processore nel momento in cui non riceve il feedback del ventilatore andrà in protezione, il clima si spegne. Succede questo, che se il ventilatore anche se funziona e gira ma il feedback non arriva al processore comunque si spegnerà. Adesso andremo a fare una prova a eliminare il cavetto del feedback. Questa prova io ancora non l'ho fatto ed è una mia teoria, ma perché giustamente è l'unico cavetto che comunica con il processore è il cavetto del feedback che dovrebbe essere questo blu. Noi adesso andremo ad eliminare questo cavetto e vediamo anche con il ventilatore funzionante se fa questo difetto. Ok, questo dovrebbe essere, ripeto, questo dovrebbe essere il cavetto nella comunicazione. Proviamo a fare la stessa cosa, vediamo se il cavetto è tolto, sta qui. Diamo alimentazione. Ok, il ventilatore è partito come possiamo ben vedere, ma non sta arrivando il feedback al processore. Che cosa succede? Possiamo vedere che sta rallentando i giri perché
il processore non sta ricevendo, ed eccolo qui che si è spento, non sta ricevendo il feedback automaticamente. Siccome è un ventilatore Brasel che gira in base alla temperatura, automaticamente girerà i minimi giri per poi andare in protezione completamente. In questo caso, come abbiamo visto, qui abbiamo il cavetto del feedback, il processore che non riceve la comunicazione dei giri del ventilatore, automaticamente per lui il ventilatore è come se non stesse funzionando e manda tutto in blocco. Bene, andiamo a rimettere il cavetto del feedback, rimettiamo il ventilatore e questa volta voglio spostare la modalità da ventilazione a modalità freddo, proprio per vedere se fa lo stesso difetto, perché se fa lo stesso difetto allora lo fa anche con la mancanza di comunicazione. Ok, dalla modalità andiamo a spostare l'applicazione, mettiamola a freddo, eccola qui, ok, scendiamo al minimo, vediamo che il ventilatore è partito. Ripeto, in questo momento sta ricevendo il feedback e quindi non si dovrebbe spegnere. Bene, nel frattempo io mi sono assentato qualche minuto e effettivamente è rimasto in funzione, non si è spento niente. Come avevo già fatto vedere, abbiamo attualmente messo la funzione freddo, quindi il problema di comunicazione o comunica o non comunica con l'unità non è un problema. Il display rimane acceso, il ventilatore rimane a girare e dai test che abbiamo fatto abbiamo visto che queste schede, se hanno un problema di feedback del ventilatore, si spengono. Questa è una cosa importante perché mi è capitata più volte nei commenti, qualcuno mi ha scritto che il condizionatore si spegneva e magari si mangia la testa perché si spegne questo climatizzatore, magari viene anche a pensare che viene a mancare l'alimentazione o qualcosa in corto, o magari perché comunque ripeto abbiamo visto che togliendo il feedback il ventilatore gira tranquillamente, però poi non ricevendo il feedback automaticamente per il processore è come se non stesse funzionando e manda tutto in blocco. Questo è un video molto importante per risolvere questi problemi e andare direttamente al punto e risolvere il problema e risparmiare tempo. Bene, spero che questo video sia stato apprezzato, mettete un bel like, iscrivetevi al canale azionando la campanella per le notifiche. E da Mimmo Refrigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo a un prossimo video.